Riassunti di Brave and Beautiful che coprono tutta la puntata turca numero 1. Cesur sta viaggiando sul suo pick-up quando improvvisamente gli taglia la strada un cavallo cavalcato da una ragazza che tenta inutilmente di calmarlo. Lo schiva a fatica, poi lo segue con la macchina e vedendo che sta puntando dritto verso un dirupo gli si avvicina e con una mossa repentina gli taglia la strada per non farlo precipitare. Poi, mettendosi in piedi sulla macchina in movimento, riesce a saltare dietro la ragazza e a buttarla a terra con lui, mentre il cavallo continua la sua corsa. Cadono a terra abbracciati e Cesur nota subito la bellezza della ragazza che si è fatta male alla caviglia. Una donna ha seguito la scena da lontano con un binocolo è del molto delusa dal salvataggio. Arriva una macchina con 2 uomini che stanno cercando la ragazza, Xuan, e le si rivolgono in modo rispettoso. Xuan spiega che Cesur le ha salvato la vita e che il cavallo si era imbizzarrito all'improvviso. Lei offre a Cesur aiuto per recuperare la macchina che è andata contro un albero, ma lui rifiuta. Poi, quando lei gli dice che per qualsiasi cosa può rivolgersi alla fattoria Korludag e che lei è la figlia di Tahsin Korludag, lui si irrigidisce e dice di non aver bisogno di aiuto dai Korludag. Xuan commenta che è un altro dei nemici del padre. Tornato alla macchina, Cesur chiama Rifat e gli chiede di aiutarlo e di non preoccuparsi. Poi, vedendo nelle vicinanze il cavallo di Xuan, lo avvicina, lo accarezza e nota che ha un filo di ferro conficcato in un fianco e coperto dalla sella. Arrivata a casa, Xuan è accolta da tante persone, tra cui l'amica Sirin e la cognata Kaide, che è la donna che la osservava con il binocolo. Sirin tempesta di domande Xuan su Cesur e subito fantastica su una storia d'amore. Poi gli dice che il suo ragazzo, Bulent, è un idiota e che forse è interessato più ai soldi che a lei. Xuan si infastidisce e la manda via. Intanto, mentre Cesur medica il cavallo, Rifat pensa al pick-up e gli dice di stare lontano dai Korludag. Arrivano i 2 uomini che hanno soccorso Xuan e gli chiedono come possono sdebitarsi. Poi vorrebbero recuperare il cavallo, ma Cesur gli dice che lo tratterrà fino a quando non sarà guarito. Koran, il fratello di Xuan, è con il padre e gli dice che ha una bella notizia, al che lui gli chiede se finalmente la moglie Kaide è incinta. Lui nega, ma spera che accadrà presto. Poi, arrivati nella loro azienda, Tashin rimprovera Koran e Bulent per alcune iniziative prese durante la sua assenza. Allora Koran gli dice che è riuscito a vendere quel pezzo di terra che lui ha sempre detto fosse inutile. Tashin si arrabbia e gli dice che ci avrebbe costruito un hotel e che gli avrebbe fruttato tanti soldi e gli ordina di andare immediatamente a ricomprarlo. Rifat dice a Cesur, che si ostina a vivere nella casa appena comprata e da ristrutturare, che è testardo come il padre. Per Cesur è un complimento. Allora Rifat gli dice che il padre ha perso la guerra contro Tassin, mentre Cesur gli dice che si vendicherà di quel ladro e che si riprenderà tutto ciò che gli appartiene. Non lo farà con la forza, ma farà in modo che lui gliela dia spontaneamente. Koran e Bulat si recano da Cesur, è lui infatti che ha acquistato il pezzo di terra, e gli dicono che c'è stato un errore nella vendita del terreno, dato che questa era già impegnata e si offre quindi di ricomprarla a prezzo maggiorato. Cesur gli risponde che i suoi avvocati hanno controllato ogni dettaglio e la vendita è valida, quindi li manda via. Koran poi si lamenta con la moglie che tutti gli urlano contro, al che Kahide gli dice che forse è incinta e che nel caso le cose cambieranno e lui diventerà il favorito del padre. È sera e Xuan si reca a casa di Cesur, non lo trova e va subito a coccolare il suo cavallo Nasli e vede che è ferito. Arriva Cesur che inizia a provocarla arrivando a dire che lei si è innamorata di lui a prima vista. Lei si arrabbia e quando lui continua, Xuan gli dà una ginocchiata e se ne va. Tashin, che adora la figlia Xuan,
Aggredisce Kemal, il ragazzo addetto alle scuderie, ritenendolo colpevole dell'incidente della figlia, e lo licenzia, nonostante Sirin, che è la figlia del suo braccio destro Salih, gli dice che loro si stanno per sposare. Il mattino seguente Cesur trova Kemal vicino a Nasli e dopo averlo interrogato gli fa vedere il ferro che aveva ferito Nasli e gli dice che qualcuno ha cercato di uccidere Shuan. Bulent, il fidanzato di Shuan, fa colazione con la madre Miriban e lei si lamenta di Tashin, ma lui dice che la guerra tra loro è iniziata quando lui l'ha lasciata all'altare. Mentre Cesur e Kemal fanno il giro della proprietà, nota che un fiumiciattolo è stato bloccato per impedire che porti acqua alle sue terre. Quindi dice a Kemal di chiamare degli operai per rimuovere il blocco. Tashin fa chiamare il signor Rajib e gli chiede una scappatoia per rientrare in possesso delle terre vendute a Cesur, ma questo gli dice che è impossibile perché la vendita è regolare. Allora Tashin lo minaccia, ma Rajib gli risponde di sapere di essere in debito con lui, ma di non poter ugualmente fare nulla, nonostante la minaccia. Cesur sta rimuovendo il blocco insieme agli operai, quando arrivano sia Miriban, la madre di Bulent, sia Salih, il braccio destro di Tashin, che gli dicono di andare subito da Tashin che gli vuole parlare. Cesur rifiuta, dicendo che sta lavorando e che Tashin può andare da lui quando vuole. Miriban, sentendo la presa di posizione di Cesur, gli dà il benvenuto e gli dice che loro due andranno molto d'accordo. Cesur, elegantemente vestito, va in paese e vedendo la macchina di Shuan parcheggia la sua in modo che questa non possa uscire. Poi si reca in un negozio di fiori e profumi. Shuan, per richiamarlo, suona il clacson e quando arriva si giustifica dicendo che voleva salutarla e quindi iniziano a litigare perché lui la provoca. Caide, dopo aver fatto credere alla cognata che è incinta, incontra in un luogo isolato una donna e le dà un test di gravidanza e poi la minaccia di fare tutto ciò che le dice per i prossimi 9 mesi. A Istanbul, Koran e Caide partecipano ad un'importante inaugurazione e qui lei gli fa vedere il test positivo di gravidanza. Lui felicissimo la abbraccia e si scontra con Cesur in compagnia di una bellissima donna che riconosce come il suo avvocato. Poi, tornati a casa, Koran e Caide vengono festeggiati da Tashin, che è felice che finalmente gli arrivi un erede. Il giorno seguente Caide porta la donna che aveva incontrato in un bell'appartamento e le dice che da quel momento non deve più prostituirsi e che avrà tutto ciò che vuole. Però, se accade qualcosa al bambino, la farà pentire. Quando Cesur torna a casa, Kemal gli dice che hanno messo i sigilli alla proprietà e tagliato la luce. Lui toglie i sigilli e poi gli dice che continueranno con i lavori. A casa Korludag si sta svolgendo il compleanno di Tashin tra tanta gente elegante. Arriva Cesur che va da Tashin e gli dà il foglio del sequestro strappato in più parti. Allora Tashin gli dice che ci sono delle irregolarità nella vendita. Allora Cesur si rivolge a tutte le autorità presenti, dal procuratore al capo della polizia, e gli dice che i suoi avvocati hanno controllato tutto e non ci sono irregolarità nella transazione. Poi aggiunge di aver scoperto che loro hanno fatto abusi edilizi e danneggiato siti archeologici per costruire hotel e se ne va. Shuan lo rincorre dicendogli di non sapere nulla dei sigilli. Lui la guarda e le dice che è bellissima. Bulent la richiama e le chiede se Cesur stava flirtando con lei, ma Shuan nega. Allora Bulent le dice che deve dirle una cosa importante e le fa una proposta di matrimonio con anello, mentre Cesur li spia da dietro un albero. Shuan lo ringrazia, ma gli dice che quello non è il momento giusto. Poi, alle sue insistenze, lei gli dice di non farlo perché potrebbe avere una risposta negativa. Bulent si arrabbia e la strattona. Arriva Cesur che lo blocca e lo trattiene, poi lo libera per le insistenze di Shuan. Dopo la festa, Shuan telefona a Cesur e gli dice di andarsene e di costruire la sua vita altrove. Lui le dice di dirglielo guardandolo in faccia, poi le chiede perché ha rifiutato la proposta di matrimonio. Lei interrompe la telefonata senza rispondere.
Tassin si reca da Cesur e parlano della vendita delle terre e Cesur gli dice che lui potrebbe essergli utile per farle fruttare. Nel frattempo, Bulent, ubriaco, blocca dall'esterno le porte e le finestre di casa di Cesur, poi dà fuoco alla casa. Ben presto il fumo e le fiamme si propagano dentro casa e Tashin inizia a soffocare. Allora Cesur lo soccorre e poi chiede aiuto. Poi, dopo aver avvolto Tashin con una coperta bagnata, se lo carica sulle spalle, sfonda la porta di ingresso ed esce fuori, dove sono arrivati i soccorsi con la famiglia di Tashin. Mentre Tashin viene soccorso, Cesur viene colpito da una trave in fiamme. Cesur si risveglia a casa con Ludag. È a letto coperto di bende e circondato da tutta la famiglia di Tashin, che gli dice che è ancora una volta in debito con lui. Poi gli propone di rimanere lì a casa con loro fino a quando la sua casa non sarà ricostruita. Cesur accetta la proposta pensando alla sua vendetta. Così si chiude la prima puntata di Brave and Beautiful.